Ciao a tutti e ben ritrovati. Mi scuso con tutti gli amici della community se la scorsa volta vi è sembrato che trattassi il tema con troppa superficialità, ma oggi sono qui per riscattarmi e per rimediare. Consiglio comunque la visione perché in questo video mi sono concentrato a smentire tutte le bufale da web e i video trash correlati agli incendi alle Hawaii che sono girati in questi giorni, specie su TikTok. E insieme a questo episodio definitivo che sto per proporvi, va a completare la discussione, ok? Infatti il mio video non voleva di certo rispondere a tutti i dubbi in merito, semplicemente mi sono concentrato su tutto il trash pubblicato su TikTok. A quanto pare vi ho abituato troppo bene, ho trattato il tema con troppa leggerezza e sai che c'è? Rimedio subito. Non mi va di passare ad altri argomenti e fare finta di niente, ok? Ho visto il video di Mazzucco, molto valido l'approfondimento relativo alla storia di Maui e al fatto che probabilmente le superpotenze vogliono trasformarla in una smart city, ma da qui a dire che il paese è stato deliberatamente attaccato con armi ad energia diretta, no, ce ne vuole, e ve ne accorgerete. A parer mio ci sono cose che non sono state dette. Non nel video di Mazzucco, ma proprio a livello nazionale e forse internazionale. Molti parlano di fatti, ok? Quando di fatti in merito a questa storia non esistono. E se seguirai questo video fino alla fine, non commentare adesso, non commentare a metà video, commenta alla fine. Se seguirai questo video fino alla fine ti farò capire una volta per tutte la differenza fra un fatto accertato e un sospetto. Di sicuro non esistono prove o fatti accertati che dimostrano l'impiego di armi ad energia diretta. Non so se qualcuno abbia volutamente gestito male la crisi con l'intento di lucrare sui danni provocati. Questo, anche dopo tutto quello che ha fatto notare Mazzucco, è molto probabile. E dopo ne parliamo. Ma prove di attacchi deliberati non esistono e la maggior parte delle cose che avete sentito sono notizie trash che non valgono niente. Corrado Malanga, 25 anni, professore di chimica all'Università di Pisa. Ho chiesto al professore, le persone avanzano come prova il fatto che in alcuni casi i cerchioni di alluminio delle macchine sono stati sciolti, cosa che ovviamente può essere possibile visto che l'intera zona è stata letteralmente cremata. Cosa ne pensa? E Malanga mi risponde: Mazzucco ha fatto un'ottima analisi del problema, ma da un punto di vista chimico la risposta è affermativa, cioè il forte calore può fondere l'alluminio. Mi ricordo di un incendio in uno dei nostri laboratori molti anni fa. Sicuramente in quel caso la temperatura sviluppata era inferiore a quelle di ora. Il luogo era chiuso e l'incendio si è spento solo dopo che l'ossigeno si era totalmente consumato. In alcuni punti di un incendio la temperatura sale molto localmente perché prendono fuoco altri materiali con emissioni di alte temperature. L'alluminio fonde a 660 gradi, in un incendio come quello si arriva sui 1000 gradi circa, solo le braci arrivano a 800 gradi. Dunque, l'affermazione secondo cui i cerchioni di alluminio fonderebbero solo in un crogiolo o solo se attaccate dalla potenza diretta di un laser dal cielo tipo Transformers è vera? Ma dai, no, è totalmente falsa. Chiaro? Chi afferma il contrario afferma false informazioni online. Un incendio come quello può tranquillamente sciogliere i cerchioni delle auto e oltretutto i cerchioni di alluminio di alcune auto non sono sempre e solo di puro alluminio, ma in lega di alluminio e quindi la temperatura di fusione si abbassa ulteriormente. Mazzucco stesso ha detto e ha fatto vedere che anche in California e in altre parti del mondo si sono sciolti i cerchioni delle auto durante gli incendi. Quindi, di che cosa parliamo esattamente? Vedi la prova di armi ad energia diretta. No, l'alluminio fonde a 660 gradi e in alcuni punti, perché la temperatura non è omogenea, ma in alcuni punti dell'incendio le temperature arrivano anche a 1000 gradi al suolo, basta che in quel punto ci sia una macchina e ciao, tutte le componenti in alluminio si sciolgono, punto. Fine. Chi afferma il contrario afferma false affermazioni. Non serve un crogiolo per sciogliere la lega di alluminio, non serve per forza disturbare le armi laser, ma in un incendio di quella portata che ha letteralmente cremato la città hawaiana succedono anche queste cose. E Malanga, 25 anni, professore di chimica all'Università di Pisa, conferma. Chiaro? E attenzione, non è che te puoi o meno pensarla diversamente, capito? È così, punto.
Questo è un fatto. L'alluminio scioglie a 660 gradi e le temperature in alcune parti di Maui hanno superato i 1000. Questo è un fatto, chiaro? Non gli ombrelloni blu che dimostrano armi ad energia diretta che tra poco spiegherò. Questo è un fatto. Il punto di fusione dell'alluminio è un fatto assodato, come un cubo è di forma cubica. È una questione oggettiva, chiaro? Di fronte alle questioni oggettive non è che puoi dire no, ma io la penso diversamente, chiaro? Perché se la pensi diversamente di fronte alle questioni oggettive significa semplicemente che per la comunità mondiale la pensi in maniera sbagliata, chiaro? Malanga dice anche che secondo lui sono stati dei piromani che per interessi di molteplice natura hanno pagato alcune autorità locali perché l'incendio non venisse domato, cosa, ripeto, molto probabile che tra l'altro non ho mai escluso, capito? Io non l'ho mai escluso. Ma di questo però ne parliamo dopo. Questo video è compartimentalizzato. In questa prima parte si dimostra con la scienza in modo incontrovertibile che i cerchioni sciolti in lega di alluminio non sono la prova di armi ad energia diretta. È successo molte altre volte in giro per il mondo e le temperature arrivano a 1000 gradi all'interno di incendi come quello di Maui, che è stato il più grande e dannoso incendio mai avvenuto in America dal 1918. Siccome nei commenti dell'ultimo video sono stato letteralmente attaccato per aver semplicemente portato alla vostra attenzione video falsi e informazioni estrapolate dal contesto con l'intento di aiutarvi a vederci chiaro, so che a molti non è piaciuta l'idea di non averci capito assolutamente niente, ma è così, e siccome non mi piace passare da scemo perché scemo non sono, voglio sottolineare tutti i concetti che mi sono stati messi in bocca da un esercito di leoni da tastiera che non ho mai espresso. Non ho mai detto che si è trattato di un incendio spontaneo. A tutti gli effetti le cause dell'incendio non sono chiare, nessuno lo ha mai negato e soprattutto non ho mai detto che si tratta di un incendio spontaneo. Chiaro? Non ho mai detto che gli incendi sono stati provocati dal cambiamento climatico. Non l'ho mai detto, nello scorso video non ho mai parlato di cambiamento climatico, ma ho semplicemente fatto notare che esistono documenti ufficiali della contea di Maui risalenti al 2021 che parlano del pericolo correlato ai campi di canna da zucchero abbandonati che potrebbero fare lo stesso effetto della benzina se ci fossero degli incendi. Problema già identificato nel 2021. Molti utenti che hanno commentato lo scorso video non hanno visto la seconda metà della clip, dove ho tradotto documenti ufficiali e si sono limitati a commentare in malo modo dopo pochi minuti, il che li identifica automaticamente all'interno della società italiana come delle scimmie senza cervello. Ci sono stati commenti offensivi in cui mi si accusava di non aver affrontato temi che invece nella seconda metà del video avevo affrontato. E non ho mai negato che la mala gestione della crisi sia stata una mala gestione voluta per interessi occulti, e segui il video fino alla fine perché questo aspetto verrà anche approfondito. Molti commenti sono stati offensivi e ricapitolando, non ho mai detto che si è trattato di un incendio spontaneo, non ho mai parlato di cambiamento climatico a spiegazione degli incendi e non ho mai negato coinvolgimenti occulti nella mala gestione della crisi. Quindi, già precisando questo, centinaia e centinaia di commenti sotto all'ultimo video, direi, no, che possono andare a farsi friggere. Le immagini di alcune cose blu che non sono state bruciate alle Hawaii sono la prova che le armi energetiche hanno provocato gli incendi? Non c'è nulla di più falso. Ci sono varie ipotesi che spiegano tranquillamente la presenza di questi oggetti rimasti intatti. Primo punto, non solo oggetti blu sono rimasti intatti, ci arriverebbe anche una persona scimmiesca, quindi già la presenza di altri oggetti non di colore blu rimasti intatti smentisce le affermazioni sul laser che non colpisce gli oggetti di un determinato colore. Altrimenti gli oggetti incombusti dovrebbero essere solo di colore blu, invece ci sono molti altri oggetti, case, eccetera, incombusti non di colore blu. Come la spieghi? Non te lo sei chiesto questo, vero? Ti è bastato credere ai video su TikTok. E la BBC e molte altre testate giornalistiche hanno infatti riportato 3 giorni fa la straordinaria notizia di una casa rimasta totalmente intatta in mezzo alla devastazione. E ti illumino? Non è la casa di un miliardario colluso col governo americano, ma è la casa di 2 coniugi.
persone normalissime che erano in viaggio in Massachusetts quando hanno sentito la notizia dell'incendio. Il signor Millikin e sua moglie hanno appreso che l'intero quartiere era stato avvolto dalle fiamme e che probabilmente anche la loro casa sarebbe andata a fuoco, ma la mattina dopo le riprese aeree hanno mostrato che la loro casa era intatta. Abbiamo iniziato a piangere, ha detto a Honolulu Civil Beat, mi sentivo in colpa, ci sentiamo ancora in colpa. E la loro casa non è l'unica rimasta intatta in mezzo alla devastazione, anche alcuni alberi e alcuni oggetti sono rimasti intatti. E sai perché? Non c'è motivo per cui il colore blu abbia qualcosa a che fare con il comportamento degli incendi boschivi, ha detto al Daily Dot in un'email Jack Minassian, coordinatore del programma di scienze del fuoco presso la Hawaii Community College di Hilo. Tuttavia, gli incendi boschivi non bruciano in modo uniforme, ma secondo uno schema a mosaico. Gli ombrelli blu, attenzione, gli ombrelli blu potrebbero essere stati trattati con una sostanza ignifuga che impediva alla brace di accenderli. C'erano strutture incombuste circondate da strutture bruciate. Gli ombrelli blu potrebbero essere stati trattati con una sostanza ignifuga che impediva alla brace di accenderli. E dopo una conversazione via email che ho tenuto con il direttore del Dipartimento di Astronomia di Harvard, in conclusione gli ho chiesto: e quindi come spieghi gli oggetti blu rimasti intatti? E lui mi risponde: non ne sono sicuro, ma molto probabilmente sono trattati con vernice ignifuga. Chiaro? Abbiamo quindi il direttore del Dipartimento di Astronomia di Harvard che insieme al coordinatore del programma di scienze del fuoco presso la Hawaii Community College di Hilo, proprio alle Hawaii, Jack Minassian, ti stanno dicendo che non c'è bisogno di disturbare armi laser o armi ad energia diretta per spiegare gli oggetti blu. Chiaro? Uno, perché gli incendi si propagano in uno schema a mosaico e quindi guarda la casa presa in esame dalla BBC, che tra l'altro non è blu, è possibile che ci siano oggetti incombusti. E due, perché è possibile che case, oggetti e determinati materiali siano stati trattati per renderli ignifughi. Ma poi, scusate, fermi tutti, azzerate tutto, scusate, sto facendo anche troppe parole, basta dire questo. Chi ha mai detto che armi ad energia diretta studiate e progettate per abbattere missili ICBM intercontinentali e caccia intercettatori supersonici non riescano a colpire oggetti di colore blu? Ma vi siete bevuti il cervello? Non pensate che questa sia una fesseria clamorosa? Allora i russi dipingono gli aerei di blu e festa finita, rendono inefficaci le armi degli americani, non trovate? Ebbene, un'arma ad energia diretta o un laser colpisce l'obiettivo che mira indipendentemente dal colore, anche se oggetti di colore diversi assorbono la luce a livelli diversi. Scott Savitz, ingegnere senior presso la Rand Corporation, un think tank politico globale, ha dichiarato a PolyFact che mentre gli oggetti di colore diverso variano nel grado in cui assorbono diverse lunghezze d'onda della luce, puntare un laser su un oggetto, puntare un laser su un oggetto gli darà energia indipendentemente dalla lunghezza d'onda del laser e il colore dell'oggetto. Quindi basterebbe dire questo. Chiaro? Svegliatevi tutti, basterebbe dire questo. L'affermazione secondo cui laser e armi ad energia diretta non colpiscono gli oggetti blu è una capito? È una clamorosa. È un'altra affermazione falsa, perché nessuno potrebbe appicciare un incendio con un piano per bruciare solo colori specifici. Se qualcuno volesse appicciare un fuoco, versare un liquido infiammabile sulle foglie morte avrebbe molto più senso che usare un laser, chiaro? È normale che alcune strutture, alberi o persino ombrelli non si accendano quando tutto il resto intorno a loro lo fa, ha affermato Michael Gollner, professore associato di ingegneria meccanica presso l'Università della California Berkeley, che studia la propagazione del fuoco. I fuochi possono saltare da un posto all'altro tramite bracci volanti, chiamate anche tizzoni, e anche perché è possibile che siano trattati con sostanze ignifughe. Per quanto riguarda gli alberi nello specifico, Arnaud Trouvé, professore dell'Università del Maryland e presidente del Dipartimento di Ingegneria della Protezione Antincendio, ha detto che in queste condizioni si possono trovare macchie di vegetazione e strutture incombuste. E non è che è successo solo qui, capito?
Quando il fuoco si diffonde a causa dei tizzoni, le fonti di combustibile più vulnerabili sono le strutture, i ponti, le recinzioni, eccetera, che consentono l'accumulo di tizioni caldi nelle loro vicinanze. Gli alberi o i pali sono meno vulnerabili perché il vento spinge oltre i tizzoni. Inoltre, alberi e pali della luce hanno meno probabilità di essere consumate dalle fiamme degli incendi, cosa già vista, perché il calore può fuoriuscire nell'atmosfera. Sono esposti alle fiamme per meno tempo rispetto alle cose in uno spazio chiuso e all'ossigeno, che è necessario per la combustione. In nessun caso ci sono prove di armi ad energia diretta e ciò è testimoniato dal fatto che le condizioni di Maui non sono un caso isolato, ma dall'Australia alla California, nei numerosi incendi che hanno tormentato le regioni del mondo si sono viste le solite medesime caratteristiche. Chiaro? Questi sono fatti. Ok, questi sono fatti, non quelli che scrivevate voi nei commenti, questi sono fatti assodati, non i video fake e le speculazioni da web. Quella di alcuni oggetti incombusti, quella di alcuni oggetti incombusti di colore blu, come quella dell'alluminio fuso, non sono prove di armi ad energia diretta. Io, cari signori, sono stato letteralmente offeso, pesantemente offeso nei commenti dello scorso video da persone, ovviamente bloccate a vita dal canale, che mi imbeccavano dicendo che ci sono stati degli arresti per coprire le informazioni che trapelavano in merito agli incendi e che io, ovviamente, no, ero un venduto. Ecco, questo è falso. Ennesima affermazione falsa ed estrapolata dal contesto. È stato affermato di tutto quando semplicemente il sindaco ha emesso un'ordinanza che impedisce alle persone di entrare in determinate zone dove ci sono fumi tossici e edifici pericolanti e dove soprattutto stanno operando le forze dell'ordine. Da Maui Now, principale bollettino della città, leggiamo che è stata arrestata una sola persona e processata con una cauzione, ma pensate, di $200, cioè sarà già a casa sua, dopo che era già stata avvisata 4 giorni prima e scortata fuori dalla zona pericolosa ricevendo un avvertimento. Cioè, capito? Un'altra persona è stata arrestata per violazione di domicilio, perché stava facendo lo sciacallo tra le rovine delle case. Arrestato per violazione di domicilio. Sarebbero questi gli arresti di massa messi in piedi dal governo ombra per il cover-up, che poi si parla della contea di Maui per silenziare le informazioni occulte del disastro? 2 miseri arresti per violazione di domicilio e violazione di un'ordinanza? Dai, fate sul serio? Le affermazioni secondo cui ci sono stati arresti per silenziare le informazioni occulte dell'incendio sono informazioni false. Chiaro? Informazioni false. Anche perché la notizia è sulle più grandi testate giornalistiche del mondo. Ci sono foto e video ovunque, riprese aeree prima, dopo e durante il disagio, si conoscono i dettagli e oltre che false sono anche informazioni senza senso. Purtroppo questo video è un freddo esempio glaciale di come molti di voi siano stati letteralmente intortati da tutta una serie di speculazioni che sono letteralmente false. Il Washington Post ha riferito che 10 sensori nella città di Makawao hanno registrato un incidente significativo nella rete della Hawaiian Electric. Questo è stato segnalato dal Washington Post. Sappiamo con certezza che il tutto è successo in concomitanza di un uragano molto potente che ha spinto venti fino a 129 km/h e le cause si possono identificare nella caduta di alberi che hanno danneggiato le reti elettriche. Come fa vedere anche Mazzucco nel suo video, ci sono state persone che hanno postato sui social durante l'uragano video in cui si riprendono cavi elettrici molto pericolosi a terra. Le cause possono tranquillamente essere attribuite ad un problema elettrico di questo tipo, alimentato da un allarme già portato all'attenzione delle autorità 2 anni fa, correlato a campi di canna da zucchero abbandonati che hanno portato ad avere un terreno fertile per il disastro incendiario. C'erano già da anni le condizioni perfette per una strage di questo tipo ed esistono documenti ufficiali che lo provano. Le cause sono sicuramente attribuibili a danni alla rete elettrica e nessuno ha detto che non ci siano state stranezze nella gestione della crisi. Ok?
pompe d'acqua vuote, come testimoniato da alcuni vigili del fuoco, l'allarme che non è stato dato in tempo, indicazioni sbagliate, sicuramente persone colluse all'interno dell'amministrazione che non hanno saputo gestire, molto probabilmente volontariamente, la crisi. Nessuno smentisce i sospetti sollevati dal video di Mazzucco, a parte le armi ad energia diretta, che quella è una stronzata. Attenzione, c'erano però tutta una serie di questioni oggettive che andavano dette, andavano chiarite, c'erano tutta una serie di informazioni false da smentire. Per identificare il vero problema di questa strage c'era per forza di cose bisogno di toglierci le fette di prosciutto dagli occhi. Le fette di prosciutto in questo caso sono le informazioni false che, volutamente o meno messe in giro da chi di dovere, servono a creare confusione e a non farci vedere la vera natura delle cose. In questo caso il problema più grande è stata la mala gestione della crisi, che, come abbiamo visto nel video di Mazzucco, probabilmente è giustificata dal movente secondo cui adesso, in un terreno deserto come quello di Maui da ricostruire, si potrà costruire una vera e propria corsa agli appalti. I grandi fondi di investimento, che ho più e più volte denunciato online tramite le mie video inchieste, potranno letteralmente prendere il controllo su di un terreno fertile di investimenti come quello dato dalla distruzione degli incendi. Si potranno sicuramente costruire patrimoni per pochi che hanno avuto come conseguenza la totale distruzione delle caratteristiche etniche del luogo, che lasceranno spazio ad una sempre più aggressiva globalizzazione. Questo nessuno lo mette in dubbio. Nessuno mette in dubbio che chi di dovere ha colto la palla al balzo appena è successo il disastro e ha imposto, magari, una mala gestione della crisi per alimentare i danni e creare un terreno fertile di investimenti. Nessuno lo mette in dubbio, ma sia chiaro però, e questo video lo ha ampiamente dimostrato, che non esistono prove e fatti relativi all'utilizzo di armi ad energia diretta. Tutte le informazioni che pensavi avessero valenza scientifica sono informazioni false e ti consiglio di guardarti bene dalla diffusione di determinate notizie perché sono notizie pericolose. Oltretutto, come dice Malanga, la faccenda potrebbe essere stata ancora più profonda. La causa è forse da attribuire a dei piromani incaricati dal governo che hanno poi di conseguenza organizzato una mala gestione della crisi? Sono affermazioni davvero grosse, ok? Che in qualche modo devono essere provate. Probabile, non lo sappiamo i fatti, però come abbiamo i fatti, cioè le prove, i fatti, come abbiamo visto in questo video, ahimè, si concentrano su altro. E sicuramente l'ipotesi delle armi ad energia diretta come il laser, eccetera, è assolutamente da escludere. Io mi scuso ancora con la community e con chi pensa che lo scorso video fosse troppo poco argomentato e spero che con questo, in buona fede, spero di aver rimediato. Per oggi, signori, è tutto. Se anche tu come me sei alla ricerca della verità, ma non la verità di TikTok, se sei alla ricerca della verità, ti chiedo semplicemente di aiutarmi con un like. Mi scuso e ringrazio il professor Malanga e il professor Avi Loeb per averli disturbati per delle fesserie del genere, ma ce n'era bisogno. E noi, come sempre, ci vediamo presto, molto presto, nel prossimo episodio. Adieu!